In questo video vi mostrerò quali siano i segreti, ma soprattutto le tecniche, al fine di mantenere questa pianta esteticamente molto bella, quindi prolungare la fioritura della stessa, ma soprattutto tenerla in salute e addirittura come farla moltiplicare. Seguitelo perché è davvero molto interessante. Primo punto, acquisto della pianta. La prima cosa da fare, probabilmente la più importante, è quella di scegliere il soggetto, quindi che questo sia sano. Ma come capire se lo è? Basta guardare lo stato delle foglie e dei fiori. Se queste non presentano, quindi né fiori né foglie, presentano macchioline o formazioni di muffa, oppure appassimento o addirittura, peggio ancora, una foglia che tende ad arrotolarsi, allora vorrà dire che il soggetto è sano, quindi se vi piace potete procedere con l'acquisto. Altra cosa importante, nell'ipotesi che voi vogliate una fioritura bella e duratura, è verificare che la pianta abbia tanti piccoli boccioli e per farlo sarà sufficiente spostare le foglioline ed andare a verificare se vicino al bulbo, quindi alla base della pianta, si presentano come in questo caso i boccioli, allora vorrà dire che è proprio predisposta per una buona fioritura. Ma questo non basta, occorre pure che la pianta abbia un buon apparato fogliale. Perché? Perché il bulbo, al fine di fare crescere questi fiori, ha bisogno di nutrimento e di forza. E chi è che dà la forza al bulbo? Sono proprio le foglie che tramite azione clorofilliana passano l'energia al bulbo che a sua volta fa crescere poi tramite questa forza che ha acquisito dalle foglie i fiori. Quindi è necessario che ci sia un buon bilanciamento tra foglie e fiori. Quando decidiamo di prenderci cura di una pianta e di portarla in casa o in giardino, la cosa importante, e non mi riferisco soltanto al ciclamino ma a tutte le piante in generale, è quella di farle vivere nelle condizioni più simili possibili a quelle in cui vivrebbero in natura. Ed il ciclamino in natura vive nei sottoboschi, quindi al fine di fare stare bene questa pianta, che è un bulbo, è un tubero, praticamente dovremmo creare le condizioni identiche a quelle di un sottobosco, e adesso vi spiego come fare. Secondo punto, luce e temperatura. Questa è una pianta che adora la mezz'ombra, quindi se avete un giardino e ne avete modo, mettetela sotto un albero, in modo che i raggi del sole non la colpiscano direttamente. Se avete invece un balconcino, oppure decidete di metterla all'interno di casa dietro una finestra, mi raccomando, fate in modo che tassativamente i raggi del sole non la colpiscano direttamente, soprattutto nel periodo di primavera ed estate, perché il sole sarà molto caldo e quindi i raggi molto forti rischierebbero di ustionare o bruciare le foglioline, rischiando addirittura di fare morire la pianta. Diverso è nel periodo invernale, perché il sole sarà meno intenso, quindi i raggi meno forti, e anche se la pianta prendesse direttamente i raggi in quel periodo non accadrebbe nulla, proprio perché appunto l'intensità di questi raggi sarebbe debole e non brucierebbe comunque la pianta. Per quanto riguarda le temperature, questa è una pianta che predilige il freddo, quindi una temperatura intorno ai 15 gradi. Se dovesse aumentare ad arrivare intorno ai 20 gradi, allora la pianta correrebbe il rischio di andare in una fase di dormienza, quindi perdendo tutte le foglie e i fiori sino all'anno successivo, quindi intorno a settembre poi inizierebbe a riemettere fiori e foglie nuove. Nonostante ami le temperature basse, questa è una pianta che teme davvero molto le gelate, quelle mattutine e quelle serali, quindi se la tenete all'esterno mi raccomando copritela, perché le foglie sono composte per la gran parte di esse di acqua, quindi se dovesse arrivare una gelata, l'acqua che c'è all'interno delle foglie aumenterebbe di volume e con l'aumento di volume spaccherebbe tutte le fibre e le cellule che ci sono e che compongono la foglia stessa, quindi facendola morire. Terzo punto, l'irrigazione. Una delle principali cause di morte di questa pianta è un'errata irrigazione. Molti sono convinti che questa pianta si debba bagnare ogni X tempo, in realtà no, la pianta non va bagnata una volta alla settimana o una volta ogni due, ma ogni volta che il terreno si asciuga, quindi non c'è una regola, basterà semplicemente andare a toccare il pane radicale e una volta che ci si accorge che il pane radicale è asciutto, allora si potrà procedere con l'annaffiatura. Per avere la certezza che sia effettivamente il momento di bagnare la pianta c'è un trucchetto, quello di utilizzare un bastoncino di legno. Quindi potrebbe capitare che toccando il pane radicale nella parte superiore sia asciutto, ma effettivamente dentro non sappiamo se è asciutto oppure no, perché la parte importante che non sia più umida è quella sotto il bulbo, quindi nella parte centrale del vaso. Per capire se effettivamente lo è oppure no asciutta, prendete appunto uno stuzzicadente come questo, un bastoncino di legno semplicissimo e lo inserite all'interno del terreno, così. State attenti a non bucare il bulbo, quindi onde evitare di bucare il bulbo io vi consiglio di inserire il bastoncino più vicino al vaso possibile e non nella parte centrale, se no rischiereste di bucare proprio il bulbo e quindi compromettere la vita della pianta. Una volta che avete inserito fino in fondo il tutto, tirate via.
Una volta estratto il bastoncino dal terreno potremo trovare questa condizione, quindi un bastoncino sporco di terra, che vuol dire che la terra è ancora impregnata di acqua, quindi non c'è bisogno di bagnare, oppure un bastoncino come questo, perfettamente pulito, e quindi vuol dire che la terra è asciutta e non si è appiccicata, allora sarà il caso di procedere con l'irrigazione. Procedere con l'irrigazione di questa pianta è davvero molto semplice, l'importante è che non si bagnino fiori, foglie e soprattutto che non venga a contatto il bulbo con l'acqua. Quindi per evitare questo prendete una bacinella, riempitela con dell'acqua che sia a temperatura ambiente, né calda né fredda, perché sennò rischiereste di provocare uno shock termico alle radici. Dopodiché prendete il tutto ed andate ad inserire il vaso in questa maniera all'interno, così. Il livello dell'acqua all'interno del contenitore non dovrà mai superare il livello del filo del terreno, perché sennò rischiereste di bagnare il bulbo e quindi farlo marcire. Io vi consiglio di mettere una decina di centimetri d'acqua, tanto poi per osmosi, una volta immerso il vaso all'interno del contenitore, il terreno prenderà tutto ciò di cui ha bisogno. Passati 10 minuti all'interno dell'acqua, prendere il vaso e farlo scolare per almeno mezz'ora. Quarto punto, concimazione. La concimazione di questa pianta potrà avvenire essenzialmente utilizzando due metodi. Il primo è quello di utilizzare il concime organico, quindi dello stallattico, e nell'ipotesi che si decida questa opzione sarà sufficiente farlo una sola volta l'anno tra settembre e ottobre. Se invece si opterà per la scelta di un concime liquido, allora bisognerà utilizzare questo ogni 15-20 giorni. Io vi consiglio di utilizzarlo a pane radicale bagnato, in modo che la pianta possa assorbire meglio tutte le sostanze nutritive che si apporteranno poi con la concimazione stessa. Quando scegliete il fertilizzante, mi raccomando, controllate che sia ricco di potassio, perché questo vi permetterà di avere delle fioriture molto più belle e durature. Quinto punto, travaso. Questa operazione avviene mediamente una volta l'anno e la si dovrà fare tassativamente quando il bulbo è in fase di dormienza, quindi quando perderà tutti i fiori e tutte le foglioline. Saremo intorno al mese di giugno o di luglio, però non è detto che questa operazione sia necessaria. Per capire se effettivamente dobbiamo spostare il bulbo in un vaso più grande, basterà guardare la distanza tra il filo del bulbo, in questo caso è qui, e il filo del vaso. Quando questa sarà inferiore a mezzo centimetro, allora sarà il momento di spostarlo, proprio perché l'anno dopo, crescendo, lo stesso non riuscirebbe a stare materialmente all'interno del vaso. E per scegliere il vaso nuovo basterà semplicemente prendere un vaso che abbia un diametro più grande rispetto a quello precedente di circa 3-4 cm. Altra cosa molto importante durante la scelta del vaso è quella di capire di che materiale acquistarlo. Io consiglio sempre in terracotta e ci sono due motivi. Il più valido è quello che se, dato che il bulbo teme molto l'acqua, voi doveste sbagliare l'irrigazione, quindi bagnare più del dovuto, con un vaso in terracotta l'acqua in eccesso riuscirebbe a defluire via molto più rapidamente di quello in plastica, perché ci sarebbero tutte le pareti, oltre ai buchi inferiori, che farebbero traspirare l'acqua, quindi un'evaporazione molto più rapida e celere. Il secondo motivo è quello che se doveste mettere un vaso all'esterno e ci fosse troppo calore, farebbe un effetto serra quello in plastica e quindi rischierebbe di far subire al bulbo uno shock termico che potrebbe portarlo addirittura alla morte. Preparare il terreno che vada ad ospitare questa pianta è davvero molto semplice. Lo scopo è cercare di ricreare ciò che si trova in natura, quindi qualcosa di leggero, friabile, ma soprattutto drenante. E per farlo basterà miscelare della torba di buona qualità e dell'argilla espansa con queste proporzioni: 80% di torba ed il restante argilla. Prima di inserire la piantina all'interno del vaso, ricordarsi di mettere uno strato di circa 2 cm di argilla espansa sul fondo. Questo garantirà che non si formino ristagni d'acqua all'interno dello stesso. Riempito il vaso con la miscela ed estratto il bulbo dal vecchio vaso, sarà sufficiente prendere questo ed andarlo ad inserire all'interno del vaso nuovo, così, semplicemente agendo una leggera pressione. Mi raccomando, il bulbo dovrà essere interrato soltanto per metà, quindi metà fuori terra, metà all'interno del terreno. Questa operazione andrà eseguita tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, dopodiché il bulbo andrà, tra virgolette, dimenticato sino a settembre, quindi non andrà più bagnato, casomai lasciato in un luogo lontano dai raggi del sole, asciutto ed areato. Per essere sicuri che lo stesso non perda troppe sostanze nutritive e troppi liquidi, io consiglio sempre di prendere della corteccia e coprirlo con la stessa, così. Semplicemente creargli uno strato di corteccia tutto intorno. Se non ce l'avete, andrà benissimo anche del fogliame asciutto, mi raccomando, messo sopra, una pacciamatura vera e propria. Sesto punto, malattie e cure.
Tra le principali cause della morte di questa pianta, oltre a una errata irrigazione e a un posizionamento in un ambiente non idoneo, c'è anche la possibilità che la stessa venga infestata da piccoli insetti o, peggio ancora, da microrganismi quali funghi, muffe e batteri. Se le foglioline della pianta dovessero presentare un arricciamento verso il basso in questa maniera, è molto probabile che la pianta sia stata infestata dal ragnetto rosso. A quel punto sarà sufficiente bagnare, vaporizzando tutta la pianta, con un pochettino di acqua mista a olio di neem. Peggio sarebbe se invece vedeste sulla foglia delle macchioline marroni o, peggio ancora, un aspetto necrotico o una patina bianca. A quel punto vorrà dire che la pianta è stata colpita da una muffa e purtroppo, dato che quando si arriva a questo livello vuol dire che il bulbo è già stato intaccato gravemente, molto probabilmente non riuscirete a recuperare la pianta, anche perché non esistono trattamenti per curare il bulbo. Quindi se doveste trovarvi in una situazione del genere, io vi consiglio di o isolare la pianta, ma meglio ancora prenderla e buttarla, perché se dovesse essere vicino ad altre piante c'è il pericolo concreto che le muffe, i funghi e i batteri che sono presenti all'interno di quella pianta passino a quelle vicine, facendo morire anche loro. Il metodo migliore per prevenire la formazione delle muffe è quello di eseguire una pulizia accurata e costante della pianta, quindi eliminare tutte le foglie secche ed i fiori. Quindi basterà semplicemente prendere una forbicina, pulirla con dell'alcol in modo da sterilizzarla ed andare a tagliare il più vicino possibile al bulbo. Quindi nell'ipotesi che voi appunto non vogliate fare riprodurre la pianta, il fiore potrà essere tolto e andare in questa maniera. Quindi andiamo vicino al bulbo e tagliamo, taglio netto e tiriamo via. Stessa cosa per le foglioline, quindi tutte le foglie che sono secche andranno eliminate. Ecco qua, come potete notare questa foglia è secca ma non è marcia, quindi proprio per evitare che la stessa inizi a marcire e a formare le muffe che poi si trasmetterebbero al bulbo, tirate via sempre tutto. Settimo punto, riproduzione. La propagazione di questa pianta avviene principalmente tramite la messa in dimora dei semini che si sviluppano quando il frutto che nasce dal fiore sarà maturo. Quindi ogni fiore impollinato, in teoria una volta persi i petali, farà sviluppare nella parte centrale questo, che crescendo diventerà una piccola pallina ed all'interno ci saranno poi tutti i semi. Ecco qua, guardate. In queste immagini vi mostro come il frutto maturi e come all'interno si sviluppino i piccoli semini e come appaiano una volta estratti dal frutto. Una volta estratti i semi dal frutto sarà davvero facile procedere con la semina, quindi anche in questo caso riempite prima il vaso con dell'argilla, dopodiché con la miscela di cui vi avevo parlato prima. Poi all'interno del vaso, nel centro, fate un piccolo buco, così, prendete un semino e semplicemente andatelo ad inserire in questa maniera, con una profondità di circa 1 centimetro, dopodiché coprite. Bagnate molto abbondantemente e aspettate che da qui spunti fuori la piantina. Trascorsi circa 2 mesi da quando abbiamo messo il seme a dimora nel terreno, questo è ciò che potrete ottenere, una piccola piantina di ciclamino. Questa, i primi 2 anni, produrrà semplicemente delle foglie e diventerà sempre più grande e più forte. Dal terzo anno in poi, indicativamente, inizierà a produrre i primi fiori. È una pianta perenne, quindi se la curerete bene, vivrà per parecchi anni. Considerate che la piantina appena nata ha delle foglie con delle dimensioni di circa mezzo centimetro. Quando la pianta raggiungerà la maturità e quindi sarà adulta, le foglie raggiungeranno anche sino a 10 centimetri. Vi assicuro che vedere crescere qualcosa che avete piantato vi darà davvero delle grandi soddisfazioni. Provateci! E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, già che ci siete dategli anche un'occhiata. E in più vi chiedo anche un'altra cortesia, se vi è piaciuto condividetelo sui social, perché così facendo mi aiuterete a far crescere il canale. Detto questo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.